Buon pomeriggio a tutti cari amici tifosi rossoneri, bentornati sul canale Milanisti. Anche oggi parleremo ovviamente di calciomercato. Oggi ufficialmente si è aperta la finestra estiva, la sessione estiva del calciomercato e quindi oggi più che mai è necessario tenere le orecchie dritte per cercare di capire se ci sono movimenti, anche perché, come abbiamo già detto, dato che il ritiro dalla nostra squadra parte il 7 di luglio, è lecito aspettarsi perlomeno qualche colpo importante tra i titolari, tra quelli che saranno i titolari per la prossima stagione, perché così Allegri potrà iniziare a lavorare sin da subito su una parvenza di quella che sarà la squadra che poi scenderà in campo. Prima di addentrarci in queste news di calciomercato, vi invito a fare 4 cose semplici, veloci e gratuite per sostenere questo canale: iscrizione, accensione della campanella, like e commento. Tutte cose che se volete sostenere questo canale, se vi piacciono i contenuti che pubblico, aiutano l'algoritmo a far conoscere questo canale a tutti quelli che ancora non lo conoscono. Quindi grazie a tutti. Allora, partiamo con una riflessione doverosa che fa un po' da introduzione a quelle che saranno le news di mercato. Il Milan, abbiamo capito nel corso di queste ultime settimane, che si focalizzerà nella prima parte del mercato sulla costruzione del centrocampo, che sarà a 3, e quindi con l'arrivo di Modric, che è previsto non appena sarà finito il mondiale per club con il Real Madrid, e con l'arrivo di Ricci, le cui visite mediche sono state già fissate, quindi anche per lui si tratta solo di formalizzare il contratto. Sono già 2 i giocatori che faranno parte di questo centrocampo. Ovviamente qualcuno di voi potrebbe dire: vabbè, ma Modric non sarà proprio titolare, sarà la ciliegina sulla torta. E quindi, dato che anch'io sono d'accordo che magari giocherà tante partite partendo da titolare, ma comunque avrà bisogno di rifiatare e quindi magari non le giocherà tutte, magari partirà in panchina e poi entrerà a partita già, come dire, sviluppata in qualche modo, no? Per creare una variazione sul tema, perché sappiamo bene che Allegri è bravo a cambiare la faccia della nostra squadra. Sarà bravo a cambiare la faccia della nostra squadra a partita in corso, e come dicevo in altri video, oggi con 5 cambi sicuramente questa cosa è ancora più fattibile, perché 5 cambi sono praticamente metà squadra. Quindi dicevamo, Modric forse non è proprio un titolarissimo, Ricci invece probabilmente sì. Io ho già detto che Modric probabilmente giocherà anche in posizione di play davanti alla difesa, quindi nella stessa posizione di Ricci, e quindi Ricci potrebbe imparare tantissimo da Modric, ma Modric è quel tipo di giocatore che può fare qualsiasi ruolo, può fare il mediano, può fare la mezzala, può fare il trequartista, quindi ho impressione che Modric sarà un po' il jolly che Allegri si giocherà di volta in volta a seconda delle necessità. Quindi è lecito aspettarsi che il Milan faccia perlomeno altri 2 colpi a centrocampo. La notizia che riguarda il centrocampo è che la trattativa con Xhaka è stata momentaneamente messa in stand-by. Questo non perché il giocatore non interessa più o perché Allegri e Tare hanno cambiato idea sul giocatore, assolutamente. E neanche per una questione di prezzi, perché sì, ovviamente il giocatore è stato valutato dal Bayer Leverkusen con una cifra che è un po' superiore a quella che il Milan potrebbe offrire, perché sembra che non ci sia stata ancora un'offerta ufficiale, quindi si parla di una differenza di 2-3 milioni tra quella che poteva essere la valutazione del Milan e quella che è la valutazione del Bayer Leverkusen, ma non credo che siano questi problemi, nel senso non credo che siano i 2-3 milioni di differenza che possano impedire al Milan di andare a prendere un giocatore così importante. Quello che ha messo in stand-by la trattativa con Xhaka è un fattore diverso, secondo me, cioè il Milan sta cercando di ragionare in termini di investimento a lunga scadenza,
e lo stesso Allegri contare stanno valutando se invece che prendere Xhaka, che anche se è un ottimo giocatore, anche se vi ho detto più volte che è un giocatore assolutamente importante sia per l'esperienza che per la personalità, quindi per la ricostruzione di quello che sarà poi lo spogliatoio nuovo che dovrà essere coeso, la mentalità vincente e tutto il resto, ma sembra, e questa è la notizia che vi do in anteprima, sembra che Giashari, il giocatore del Bruges per il quale il Milan sta attuando un pressing forsennato per cercare di portarlo a casa prima possibile, nonostante la giovane età sia già quel tipo di giocatore con una forte personalità, paragonabile a Xhaka, e quindi sta ragionando se vale la pena prendere un giocatore di 32 anni che, nonostante sia esperto, nonostante sia di grande personalità, comunque registra 32 anni sulla carta d'identità e a ottobre ne farà 33, oppure se conviene prendere un giocatore come Giashari che è un giocatore assolutamente completo, è un giocatore assolutamente fatto e finito, e però chiaramente ha un'età completamente diversa e quindi è un investimento importante sul futuro. E quindi torna in ballo quel Javi Guerra di cui abbiamo già parlato, che potrebbe essere il terzo incomodo, diciamo così, nel senso che di questi tre giocatori che sono Xhaka, Giashari e Javi Guerra, il Milan probabilmente ne prenderà due, non tutti e tre, e molto probabilmente l'indirizzo è quello di prendere due giovani, uno già affermato e quindi già fatto e finito Giashari, e l'altro una giovane promessa che è appunto Javi Guerra, per avere un centrocampo potenzialmente in grado di durare nel tempo, perché se mettiamo in campo poi Ricci sulla mediana davanti alla difesa in cabina di regia e poi mettiamo Giashari da una parte e Guerra dall'altra come mezze ali, una più box to box, l'altra più di interdizione e copertura, è chiaro che questo centrocampo, essendo tutti ragazzi molto giovani, avrebbe una lunga durata e probabilmente potrebbe anche crescere in termini qualitativi. Quindi io credo che di questi tre giocatori, come ho detto, se ne faranno due, poi se arrivano tutti e tre, ragazzi, io sono anche contentissimo, perché ritengo comunque Xhaka un ottimo investimento, considerando i 10, 12, 13 milioni che il Milan dovrebbe sborsare. Ma qui, come abbiamo detto, la coperta è sempre troppo corta, il budget del Milan dipende anche e soprattutto da quelli che saranno le vendite dei giocatori in esubero, e le cose non stanno andando benissimo dal punto di vista della vendita dei giocatori che sono fuori dal progetto, perché abbiamo visto Musa vicino al Napoli e poi la trattativa è saltata, abbiamo visto Adli che sta ricevendo offerte anche dall'Arabia, ma che si dice invece pronto a restare per dimostrare ad Allegri di essere utile. Okafor e Chukwueze non hanno ancora registrato offerte significative, insomma ci sono tanti giocatori che dovrebbero in qualche modo rimpinguare le casse del Milan con la loro cessione per poter avere quel budget che ci consentirebbe di andare a prendere non 3 ma addirittura 4, cioè non 4 ma addirittura 5 giocatori a centrocampo, e poi il difensore centrale, poi i terzini e poi l'attaccante. Ma è chiaro che se i giocatori che dobbiamo vendere per fare cassa non riusciamo a venderli perché nessuno li vuole acquistare e li dobbiamo dare in prestito o addirittura dobbiamo far rimanere all'interno dell'organico, è chiaro che cambia anche il nostro mercato. Perché fondamentalmente l'acquisto, cioè la vendita di Reinders è andata a tappare parzialmente, cioè a tappare in parte il buco di bilancio creato dalla mancata qualificazione in Champions League, perché la vendita di Reinders è stata registrata entro il 30 giugno e quindi va a far parte del bilancio della scorsa stagione, bilancio 2024-2025, bilancio che senza la Champions avrebbe registrato un meno 25 milioni e che invece con la vendita di Reinders, tra l'altro con una buona plusvalenza, anzi un'ottima plusvalenza,
ha registrato un bilancio inattivo e qualcuno su questo fatto ha speculato in maniera anche scomposta, in maniera anche scorretta, perché si fa spesso grande disinformazione presso i tifosi e questo chiaramente poi genera malcontento, genera una percezione totalmente sbagliata. Quello che ha fatto la nostra società, allora apro una parentesi, io sono fra quelli che ho auspicato la protesta a casa Milan, che sono stato contento che siano stati accusati e giudicati tutti i dirigenti del Milan, eccetto ovviamente Tara e Allegri che sono arrivati dopo, ma a partire dalla proprietà a venire in giù perché sono dei cialtroni per certi versi e che è giusto che il tifo si sia ribellato a questo scempio perché l'ultima stagione è stata una cosa scandalosa, non tanto per l'ottavo posto che già di per sé è scandaloso, quanto per come è stata gestita la società, per gli errori innumerevoli che sono stati fatti, per le baggianate che sono state dette, per le stupidaggini che sono state fatte, perché questa dirigenza, quella vecchia, ha sbagliato l'impossibile, come diceva un comico di Mai Dire Gol, ma a prescindere da questo bisogna essere obiettivi e bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. E io non è che perché ce l'ho con questa dirigenza e con questa proprietà, anche se fanno una cosa giusta, mento a me stesso, racconto una panzana online e vengo a dirvi che hanno fatto una stupidaggine. No, perché non è così che ci si comporta, ci vuole onestà intellettuale e bisogna riconoscere che la vendita di Reinders, che è stata finalizzata a pareggiare il bilancio con metà dei soldi e a registrare un bilancio in positivo per la terza stagione consecutiva, è una cosa fondamentale, ragazzi. Cioè dovete accendere il cervello e dovete giudicare con la vostra testa, non credete più alle stupidaggini che vi raccontano. Avere i bilanci in attivo non è una questione di guadagno, cioè non è solo una questione di guadagno per gli investitori, è una questione di fair play finanziario, cioè le regole del fair play finanziario, cioè diciamo l'architettura, il meccanismo del fair play finanziario giudica l'operatività di una società di calcio anche e soprattutto in base al bilancio, per cui se una società di calcio nel tempo mantiene sempre un bilancio attivo, chiaramente sarà meno soggetta a sanzioni e avrà un pochino più di manica larga, nel senso che potrà fare qualche volta qualche operazione un po' più audace. Perché? Perché viene giudicata dall'organo di controllo come una società sana, come una società che viene gestita bene e quindi su questa società diciamo che l'organo di controllo dell'UEFA chiude un occhio, cerca di lasciar correre determinate cose a patto che si rimanga in certi limiti, in un certo range. Guardate cosa fa il Bayern di Monaco. Il Bayern di Monaco è la società calcistica europea con il bilancio in attivo da secoli, cioè il bilancio del Bayern di Monaco è in attivo da non so quanti anni, ora l'ho visto scritto da qualche parte, non mi ricordo se 18-19 anni, una cosa del genere. Quindi il Bayern di Monaco nel ranking dell'UEFA ha aumentato anche il suo punteggio, soprattutto anche in base a questa situazione, a questa particolarità. Quindi che il Milan abbia registrato un bilancio in attivo quando invece avrebbe dovuto, per la mancata qualificazione, registrare un bilancio in perdita, è un vantaggio per noi, non è uno svantaggio. Poi c'è anche un retrogusto che è quello che magari i finanziatori, gli investitori, scusate, possono mettersi in tasca qualche soldo, ma questo è marginale perché il grosso del guadagno, l'ho già detto, il fondo Red Bull, il grosso del guadagno sull'investimento Milan lo farà se un domani arriverà a rivendere questa società ad una cifra nettamente superiore a quella che ha speso per acquistarlo e per farlo crescere. Quindi oggi gli investitori si mettono in tasca pochi spicci, invece questa cosa qui per noi è molto importante perché sennò saremmo stati attenzionati dall'UEFA e questo ci avrebbe procurato dei problemi nel futuro. Quindi noi abbiamo messo a bilancio Reinders nel bilancio 2024-2025 e quindi il budget che ci servirà che sarà messo a bilancio nella stagione 2025-2026, quindi a partire ora dal 1 di luglio, è un budget che noi ci dobbiamo costruire
con le vendite dei giocatori che non servono. Chiaramente un piccolo budget ci sarà perché la vendita di Reinders ha prodotto questo bilancio in positivo e quindi i soldi sono lì, non è che scappano, quindi una parte di quei soldi verrà utilizzata sicuramente per reinvestirla, ma il grosso del budget verrà fuori dalle vendite e allora incominciamo a vendere Teo Hernandez. Abbiamo detto che l'offerta è calata, quindi l'Al Hilal credo abbia offerto 25 più bonus, quindi sono comunque circa 30 milioni. Poi magari cercheremo di vendere Musa per altri 20-25 milioni, poi cercheremo di vendere Okafor, Chukwueze, quindi piano piano cercando di vendere questi giocatori e di fare cassa, capiremo anche, e i nostri dirigenti capiranno anche dove potremo andare a parare. Al centrocampo è stata data la priorità e faremo questi 3-4 acquisti considerando Modric un surplus. Poi sicuramente arriverà un centrale difensivo, ma chiaramente bisognerà piazzarne uno dei nostri e qui la notizia è che Ciao sembra voler rifiutare l'offerta del Como, che ha offerto 45 milioni per Ciao e per Morata. Quindi questo ci complica i piani, perché se fossero arrivati 45 milioni tutti insieme per Ciao e per Morata, evidentemente i 45 si sarebbero sommati ai 30 di Teo Hernandez, ai quali si sarebbero sommati magari altri di altri giocatori, e più soldi entrano, più giocatori possiamo prendere. Però è chiaro che se esce un difensore centrale, entra un difensore centrale, i due terzini andranno fatti comunque a prescindere, e poi davanti si aspetterà, come ho detto, all'ultimo, perché i prezzi dei grandi attaccanti caleranno con l'andare avanti del tempo fino alla chiusura del mercato, e perché per fare l'attaccante bisogna vedere quanto ci rimane in tasca per poi fare la scelta che sarà quella più giusta, perché un conto è prendere un attaccante da 20-30, un conto è prendere uno da 50-60, un conto è prendere uno da 70-80, forse anche 90. Quindi vedremo cosa succede. Come ho detto, le notizie sono che su Giashari c'è un pressing forsennato e si conta di chiudere la trattativa entro questa settimana, perché ballano 5 milioni e credo che per un giocatore del genere valga la pena investire 5 milioni in più e non credo che ci saranno problemi. Mentre è curiosa la situazione di Teo Hernandez, perché ancora non è stato ufficializzato il trasferimento del francese all'Al Hilal, ma non intende l'Al Hilal ufficializzare i nuovi arrivati durante il torneo, il mondiale per club. Questo probabilmente per una strategia che al momento non si capisce, ma questa è la volontà dell'Al Hilal, quindi bisognerà aspettare la conclusione del mondiale per club, o quantomeno la conclusione di quello che è il percorso che sta facendo l'Al Hilal, anche se avendo vinto con il Manchester City di Pep Guardiola andrà avanti e quindi andrà fino ai quarti di finale e forse anche oltre, e quindi dobbiamo avere un po' di pazienza. Per Ricci invece è tutto fatto, come ho detto, sono state fissate anche le visite mediche, quindi ci sarà solo da aspettare che ci sia l'ufficializzazione, ma è praticamente un giocatore del Milan. Nel frattempo saluta anche Florenzi, che ha dato il suo contributo soprattutto a livello di spogliatoio, perché ovviamente nel tempo con gli acciacchi e gli infortuni non ha potuto contribuire sul campo direttamente, ma è sempre stato disponibile a fare da uomo spogliatoio, e quindi lo ringraziamo per il contributo che ha dato e lo salutiamo augurandogli il meglio ovviamente. E come dicevo, la notizia negativa è che Ciao sembra non essere convinto dal progetto del Como, anche se è strano perché il Como in questo momento ha una potenza economica enorme, ha un allenatore come Fabregas che è sulla bocca di tutti perché è un allenatore emergente molto bravo che avrà sicuramente futuro, sta mettendo su una squadra ancora più competitiva, sta arrivando Morata e stanno arrivando altri giocatori, quindi è strana questa decisione di Ciao di non voler andare in questa squadra, ma d'altra parte ognuno poi è giusto che scelga il meglio per il proprio futuro e quindi staremo a vedere.
Come vi ho detto, la trattativa per Xhaka è stata congelata dopo l'arrivo di Ricci, perché ovviamente si sta ragionando su altri profili in attesa di capire se si potrà fare anche Xhaka oppure no. L'ultima notizia che vi do è quella di Loftus-Cheek, che l'avevo già detto ma lo confermo, è stato praticamente bloccato da Allegri, perché è uno di quei giocatori su cui Allegri vuole fare affidamento per il centrocampo, e chiaramente l'unica incognita sono le sue condizioni fisiche. Evidentemente Allegri con il suo staff crede di poter mettere in condizioni questo giocatore di non avere più i problemi che ha avuto fino ad oggi a livello fisico, perché se effettivamente si facesse il miracolo di riportare Loftus-Cheek al suo livello, al suo massimo splendore, io credo che sia a livello di cioè se Allegri come allenatore lo recupera a livello mentale, se il suo staff lo recupera a livello fisico e Loftus-Cheek torna a essere quello che abbiamo ammirato in alcune partite quando era appena arrivato a Milano, ovviamente noi avremo un nuovo acquisto, perché si tratterebbe di un giocatore tutto nuovo che potrebbe veramente essere non un cambio ma uno dei co-titolari che dicevo in altri video, perché oggi con 5 sostituzioni noi praticamente non abbiamo 11 titolari ma ne abbiamo 16, 17, forse anche 18. Quindi Loftus-Cheek come Fofana sono due ottimi giocatori che possono rientrare nella rotazione dei centrocampisti, e speriamo tutti che, come ho detto, Allegri col suo staff faccia il miracolo di recuperarlo sia fisicamente che mentalmente. Per adesso le notizie finiscono qua, restate sintonizzati perché nei prossimi giorni ovviamente ne vedremo delle belle. Vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando iscrizione, accensione della campanella, like e commento per sostenere il canale. Grazie a tutti, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.